Nel 2022, negli Stati Uniti, succede qualcosa di strano. Non c'è più sriracha. Questa salsa vietnamita dal forte gusto di aglio e peperoncino che con il ramen ci sta un bijou, sparisce dai ristoranti e dai supermercati. In particolare, a non trovarsi più sono le famose bottigliette della Huy Fong Foods, quelle con il tappo verde svitabile e il galletto in bella vista, icone pop gastronomiche da più di 40 anni, celebrate in musei e nelle scene hollywoodiane. Lo statement con cui l'azienda annuncia l'interruzione della produzione è lapidario. Non abbiamo più materia prima, il peperoncino rossofuoco non si trova più, perché le zone di produzione, Messico e California, sono state gravemente colpite da una forte ondata di siccità, impedendo la raccolta. Bene, direte voi, ma che cosa ha a che fare la biodiversità con una salsa vietnamita? Perché l'equilibrio degli ecosistemi, uno dei punti fondamentali per l'agricoltura biologica e la nostra sopravvivenza, si gioca su un campo a migliaia di chilometri di distanza? Storie di straordinaria biologicità è un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come spesso sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. Sin dalla sua nascita, e anche prima che fosse definita in questo modo e si cominciasse a parlarne, l'agricoltura biologica si è impegnata a difendere la biodiversità. Il motivo è chiaro ed evidente. Senza questo sistema naturale non potrebbe esistere nessuna agricoltura o, ancora di più, non potrebbe esistere nulla. Biodiversità è una parola gigantesca che racchiude tutte le specie viventi. È il risultato di un'evoluzione lunghissima, cominciata agli albori della Terra e arrivata fino a noi, dopo 4 miliardi di anni, attraversando adattamenti e trasformazioni, selezioni e conquiste. È l'equilibrio in cui il genere umano ha avuto la possibilità di svilupparsi e da cui abbiamo potuto attingere e crescere, fino ad oggi, almeno, in cui la biodiversità si ritrova a un passo dal collasso, con effetti già più che evidenti. La sparizione della sriracha, più che un semplice fatto curioso da inserire fra gli annali, ci dà il ritratto di un mondo naturale in estrema difficoltà. Questo perché il peperoncino prospera da sempre negli ambienti secchi e caldi, come quelli della costa meridionale dell'Oceano Pacifico, e la sua diminuzione è un effetto diretto del cambiamento climatico e delle condizioni del pianeta. Insieme a questi peperoncini, nel corso degli anni, sono diventate tantissime le specie vegetali in via di diminuzione o scomparsa. Le più colpite sono quelle selvatiche, tra cui l'iris salentino, che è stato inserito fra le specie ad altissimo rischio, come i panda rossi o i rinoceronti bianchi, per intenderci. Il comparto agricolo, comunque, non è che se la passi meglio, e i famosi peperoncini sono solo una piccola goccia in questo mare. A rischio, infatti, non c'è soltanto un condimento incredibile per il ramen, ma l'intero comparto alimentare. Bisogna pensare che, fra oltre 20.000 specie vegetali, secondo un report FAO, più di 6.000 sono state coltivate per diventare cibo, ma solo 9 raccolgono il 66% della produzione totale. Tra queste rientrano tutti i principali cereali, come grano, riso e mais, che corrispondono alla maggior parte delle calorie che assumiamo. La scomparsa delle specie non è, tuttavia, l'unica conseguenza a cui stiamo facendo fronte. La corrosione dei suoli non rende solo più complicata la coltivazione, ma priva le piante dei suoi nutrienti naturali e, inevitabilmente, del loro apporto nutritivo. È all'inizio degli anni 2000 che Donald Davis registra in oltre 43 tipi di vegetali un calo del 38% dei principali nutrienti rispetto al passato. Nelle analisi condotte nel corso degli anni successivi,
Il principale responsabile viene inquadrato nell'aumento dell'anidride carbonica nell'ambiente. Una ricerca del 2018 ha mostrato infatti che, con l'aumento dei livelli di CO2, nel riso comune veniva registrato un drastico calo nelle proteine, nel ferro e nello zinco. Non una bella situazione, ma non ci sono soltanto brutte notizie, e di alternative, fortunatamente, ne abbiamo. Il degrado naturale, caratterizzato dall'impiego di chimica e svuotamento della biodiversità, è una prospettiva a cui i pionieri dell'agricoltura biologica ci avevano messo in guardia quasi 100 anni fa. Quello che compresero è che la biodiversità è un fatto di connessioni e fragili equilibri, alimentati da scambi continui sopra e sotto la terra. Un ambiente ricco di biodiversità non è soltanto un ambiente più vivo e più resiliente, ma anche più in grado di rispondere cooperativamente alle problematiche. Questo accade perché, oltre all'attività agricola, l'agricoltura biologica tutela la biodiversità, sviluppando un ambiente naturale in tutta l'azienda, dando spazio a siepi e prati strutturalmente idonei per creare habitat e rifugio per molte specie animali e vegetali. È in questa ricchezza che il biologico si propone come una direzione virtuosa per produrre e alimentarsi. Le ricerche più recenti condotte sui campi biologici hanno evidenziato il ritorno alla vita del suolo, dimostrando chiari segni di ripresa e maggiore risposta alle difficoltà ambientali. L'aumento di specie in ambienti biologici, stima IFOAM, è fra il 34 e il 50% in più rispetto a quelli convenzionali, e questo è reso possibile dalle varie tecniche utilizzate: eliminazione della chimica più invasiva e utilizzo di materie naturali, approcci diversificati nella coltivazione e nell'uso di sementi, pratica del sovescio, utilizzo di materiali organici per la concimazione e un'attenzione continua sulla salute generale dei terreni. Tutto questo, però, sarebbe inutile senza lo sforzo determinante di una particolare classe di insetti, chiamati impollinatori, un dream team di insetti e animali che rende l'ecosistema vivo e forte. Chi sono e cosa fanno lo scopriremo nel prossimo episodio. Avete ascoltato Storie di straordinaria biologicità, un podcast di Made in Nature dedicato all'agricoltura biologica e ai suoi straordinari protagonisti. Un viaggio alla scoperta di come spesso sono le cose più piccole e quelle più inaspettate a fare la differenza, e sul perché i valori del biologico possano essere una solida base per coltivare un futuro più sostenibile e più buono. Made in Nature è un progetto finanziato dall'Unione Europea e da CSO Italy per promuovere i consumi di ortofrutta biologica in Italia, Francia, Danimarca e Germania. Storie di straordinaria biologicità è stato scritto da Francesco Pattacini, con la supervisione editoriale di Alessandra Ravaioli, la direzione creativa di Lorenzo Pasquinelli, la voce di Serena Sannino, le illustrazioni di Susanna Galfrè e le animazioni di Alessio Crispino.